Ragazzi, secondo me questa nuova pedaliera della Sonic Cake vi piacerà. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi vi voglio parlare della Matribox 2, una pedaliera per chitarra e basso che mi è stata inviata un paio di settimane fa. Ho accettato di recensirla più per curiosità in quanto non avevo mai provato un multieffetto della Sonic Cake e devo dire che sono rimasto sorpreso e tra poco vi spiegherò anche perché. La Sonic Cake mi ha inviato anche due cavi, di cui uno con il connettore angolato, che sono molto resistenti, e vi lascio come sempre il link in descrizione. All'interno della scatola troviamo il breve manuale in inglese, l'alimentatore da 9 volts, il cavo USB-C per collegare la pedaliera al computer e ovviamente la Matribox 2. Ad un primo impatto la pedaliera, ragazzi, si presenta molto robusta. Si vede proprio che è stata concepita anche per un utilizzo live. Lo chassis infatti è completamente in metallo e anche il pedale di espressione sembra molto resistente. Come dimensione ricorda molto le pedaliere di questa fascia di prezzo, con i 3 switch oltre al pedale di espressione. Tra l'altro i switch servono per selezionare i banchi di suoni, attivare l'accordatore, il tap tempo e per comandare il looper interno di 90 secondi. Il display LCD a colori è di ampia dimensione ed è ben visibile anche in situazioni di scarsa luce. Mentre stiamo suonando infatti risultano molto chiare le informazioni più importanti da tenere sott'occhio, come ad esempio il banco di suoni selezionato, il numero e il nome dell'effetto o i parametri da modificare. E a proposito di suoni, abbiamo a disposizione 200 simulatori di amplificatori e casse per chitarra elettrica, acustica, basso e modelli di effetti basati su pedali classici. Vediamo come lavorare sul suono. Partiamo con il British Drive e andiamo a intervenire sui vari parametri. Come vedete abbiamo selezionato qui un amplificatore, possiamo disattivarlo semplicemente toccandolo e attivandolo. Come vedete qui abbiamo tutti i simulatori di amplificatori disponibili, sono veramente tanti ragazzi. Proviamo a selezionare un Dark Deluxe. Qui abbiamo già la possibilità di intervenire ad esempio sul gain, sul volume, poi abbiamo bassi, medi, alti, abbiamo due tipi di noise reduction, la simulazione del cabinet, Twin Verb 2x12. Ci sono infatti 198 slot disponibili, di cui 99 preimpostati e i restanti modificabili. Ogni suono è costituito da 10 moduli effetti che possono essere combinati in qualsiasi ordine e attivati contemporaneamente. La conversione audio è naturalmente a 24 bit 44.1 kHz. Abbiamo anche altri tipi di effetti, ad esempio su FX2 abbiamo una serie di effetti, overdrive. Vedete, possiamo cambiare ovviamente sotto ogni overdrive possiamo decidere la quantità di gain, scurire, il volume, eccetera eccetera, una serie di parametri su cui possiamo lavorare. Poi abbiamo la sezione di equalizzazione con 5 curve di equalizzazione, poi abbiamo gli effetti di modulazione, un bel chorus, il volume. Abbiamo una serie di effetti di modulazione, il flanger, proviamo ad attivare il flanger. Abbiamo poi la sezione dei delay, attiviamola. Possiamo intervenire poi sui parametri, mix per il livello, il tempo, il feedback. Premendo ancora possiamo accedere agli altri parametri, possiamo sincronizzarlo, possiamo decidere se tenere o meno la coda e così via. Insomma abbiamo una serie di effetti ragazzi veramente interessanti. Slap back. E poi abbiamo i riverberi. Andiamo a mettere adesso
ad esempio una hole. Avevo tantissimi riverberi: hall, plate, room, studio, church, spring, sky. Ragazzi, ce ne sono veramente tanti. Ma se tutti questi parametri vi spaventano, ragazzi, trovate il link qui sopra in descrizione al mio corso Suoni Effetti, dove vi insegnerò a gestire i 17 effetti più utilizzati nella chitarra e a costruire 29 catene adatte per qualsiasi genere. Dopo averlo studiato saprete muovervi agilmente sia sui pedali analogici che sui multi-effetti o plugin digitali. Fidatevi! Ma vediamo i controlli sulla parte frontale. In alto a sinistra del display c'è il controllo del volume master, mentre a destra il controllo per cambiare i parametri o entrare nei diversi menu. Sotto a questi due encoder ci sono 4 pulsanti, 2 per lato, che servono per la navigazione e per attivare la drum machine. Ricordo che la drum machine ha 100 pattern ritmici diversi e divisi per stili ed è perfetta per esercitarsi in casa. Alla base del display troviamo poi i 3 encoder che controllano i parametri presenti proprio sul display e permettono quindi una rapida gestione degli effetti. Infine sotto ci sono i pulsanti per attivare o disattivare i diversi blocchi effetti e per modificarli. Sul retro poi abbiamo una grande varietà di connessioni, l'ingresso per un pedale di espressione, l'ingresso per la chitarra o il basso, l'ingresso mini jack per un lettore MP3, il loop effetti per inserire eventuali effetti analogici all'interno della catena digitale, l'uscita left-right bilanciata e sbilanciata, l'uscita cuffia su mini jack stereo, le connessioni MIDI in e out su jack TRS, la presa USB-C per usare la Matribox 2 per editare facilmente i suoni o usarla anche come interfaccia audio di alta qualità e infine l'ingresso per l'alimentatore. Ma prima di sentire il suono, ragazzi, dimostratemi il vostro supporto e cliccate mi piace e doppio mi piace, ma non iscrivetevi mai al canale. Neanche se acquistate questa pedaliera a causa mia. Sappiate però che solo a 50.000 iscritti vi dirò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. Vi spiego come ho collegato la Matribox 2. L'uscita left-right bilanciata va direttamente all'ingresso della scheda bypassando qualsiasi amplificatore analogico o cassa presente in studio. In questo modo potrete apprezzare la simulazione degli amplificatori e dei cabinet. Allora ragazzi, il primo suono è un suono da chitarra solista. Molto interessante. Andiamo avanti. Sentiamo un suono trance. Andiamo all'effetto successivo, Modern Lead. Cream Overdrive. Bebop. Andiamo a sentire l'overdrive anni 60. Lo fai vibra. BB Blues, ragazzi.
Se anche voi amate la portabilità, vi dico subito che la Matrixbox 2 può essere una soluzione comoda, specie in mobilità, visto che supporta la funzione OTG per il collegamento diretto a dispositivi mobili iOS e Android. Collegando poi la pedaliera alla presa USB e scaricando il software gratuito per Mac o Windows, possiamo editare ancora più facilmente il suono e facilitare la gestione dei preset. Molto comodo se ci troviamo in casa o in studio. E ovviamente fa anche da scheda audio ed è ottima per studiare e registrare. Ma perché è indicata questa Matrixbox 2? Ad un costo di solo 229 euro è probabilmente uno dei prezzi più bassi in questa fascia. Se siete dei neofiti e volete un primo multieffetto di qualità, affidabile e compatto, adatto sia in casa che dal vivo e con un prezzo molto competitivo, allora ve la consiglio assolutamente. A me è piaciuta molto, sono sicuro che vi farà passare ore e ore di divertimento. Non dimentichiamo poi che è anche una scheda audio che si interfaccia con qualsiasi dispositivo fisso o mobile, quindi è un elemento da non sottovalutare se volete iniziare a registrare nel vostro home studio o per suonare in mobilità. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto che non leggerò, e se volete un consiglio ragazzi guardate il video qui sopra, ne vale veramente la pena. Ciao ragazzi e buona musica!